Lunedì 5 febbraio 2024 è stato il giorno in cui il pezzo per organo di John Cage, As Slow as Possible, ha avuto un cambio di nota durante la sua esecuzione, dopo ben 2 anni dall'ultimo. Il pezzo è stato composto nella metà degli anni Ottanta e la lunghezza del suo spartito è di sole 8 pagine. Il titolo, As Slow as Possible, è anche un'indicazione per l'interprete. Questo dovrà infatti cercare di riprodurre il brano nel maggior tempo possibile. Ed ecco che poi di norma, insomma, le varie interpretazioni si sono attestate quasi canonicamente attorno alla durata di un'ora. Però ci sono state alcune eccezioni, un'interpretazione di più di 14 ore, quasi 15, e un'altra trasmessa in diretta su Twitch ha raggiunto le 24 ore. Tutte queste interpretazioni però vengono eclissate dall'interpretazione proposta fatta iniziare a partire dal 2001 dell'organo modificato appunto ad hoc presente nella chiesa di Halberstadt in Germania. La durata programmata da questa chiesa in cui si tiene l'esecuzione è di ben 639 anni. Appunto iniziata nel 2001 dovrebbe concludersi nel 2640. Le precedenti note in esecuzione appunto dal 2022 dove eravamo rimasti erano Do, Re bemolle, Re diesis, Mi, La diesis e un altro Mi. Il 5 febbraio di quest'anno si è aggiunta un'altra nota, una sola, il Re, quindi 2 anni insomma per avere solo una nota in più. Il prossimo cambio invece è programmato per il 5 agosto 2026. 639 anni proprio perché nel 2000 hanno previsto inizialmente per l'inizio dell'esecuzione, ricorrevano appunto 639 anni dalla prima attestazione dell'installazione di un organo liturgico avvenuta proprio in questa chiesa di Halberstadt in Germania. Era il 1361. Il concerto poi iniziò nel 5 settembre del 2001, anniversario della nascita di John Cage. Si può assistere in questa chiesa al cambio che avviene manualmente delle note, quindi all'avanzare sulla partitura della musica. Avviene manualmente perché è proprio il suono ad essere garantito meccanicamente, manualmente, in un modo molto semplice. Vengono appesi dei piccoli sacchi di sabbia ai pedali dell'organo e in questo modo, tramite il loro peso, il suono viene fatto andare continuamente. Tuttavia sul sito viene indicato che se si vuole assistere ai cambi di note futuri, bisogna appunto pagare con una donazione minima di 200 euro per poter vedere e assistere a questo fenomeno da dei posti riservati e vicini all'organo. Appunto viene detto che comprando un biglietto non state solamente assicurando la vostra immediata partecipazione, ma anche un pezzo del futuro del progetto. Grazie davvero. Ora qualche parola su John Cage. È stato uno dei musicisti più influenti del secondo Novecento e possiamo magari definirlo come un grande esponente della musica aleatoria, uno dei massimi esponenti della musica aleatoria. Descrivere questo fenomeno musicale, questo movimento musicale ci permette di capire maggiormente cosa rappresenta questo pezzo. Ciò che fortemente caratterizza la musica aleatoria è il concetto di assenso come aggiunta. Il compositore, infatti, sulla partitura non fornisce descrizioni, o meglio, non le fornisce sempre le descrizioni necessarie per una giusta esecuzione, anzi fa ricadere sull'esecutore una parte piccola o grande di responsabilità anche sulla struttura stessa dell'opera. L'opera quindi diventa aperta e l'interprete deve caratterizzare gli elementi del linguaggio musicale non solo in un senso orizzontale di scorrimento, di lettura e di interpretazione della musica, ma anche in un senso verticale, quindi andando a intaccare, a modificare, a plasmare l'architettura stessa del brano. Compositore ed interprete quindi si pareggiano e l'opera d'arte diventa operazione d'arte e la sua espressione e il suo ascolto diventano un happening, un fenomeno. Con l'aleatorietà della musica viene a mancare, viene a sgretolarsi quel concetto di forme immutabili nel tempo che si possono solo guardare o leggere e mai modificare. Per John Cage musica era anche assenza di suono, era anche rumore e operare in senso musicale, quindi fare della musica, altro non era che mettere in contatto tutti gli elementi costitutivi del suono. E il suo contrario anche in questo caso. Sembrerebbe per Cage che la musica consista più nella coscienza musicale piuttosto che nel fenomeno in sé, e si può trovare una traccia di ciò anche nelle sue ammirazioni verso la religione buddista, quella Zen. La meditazione Zen infatti suggerisce che l'illuminazione si raggiunge tramite una meditazione senza scopo, eseguita nel vuoto. Così il trascorrere della musica, il tempo della musica, non è un qualcosa che ha sede nella nostra memoria psicologica,
ma andrebbe più considerato come un edificio inamovibile che suscita una contemplazione ipnotica. Forse è attorno a quest'ultima frase che possiamo un attimo tracciare l'imponente impresa dettata da questa esecuzione. Sicuramente non possiamo approcciarci a questo tipo di arte con le orecchie che utilizziamo verso altri stili musicali. Sarebbe un po' come raccogliere dell'acqua con una forchetta. Inutile. Davanti a una musica del genere, forse è anche poco onesto pretendere un soddisfacimento uditivo. E credo che la missione di questi compositori, qualora ce ne fosse uno, ne fosse necessaria una, non fosse nemmeno questa. È tuttavia interessante come una esecuzione dalla dimensione temporale così ampia, così esagerata, allarghi anche le nostre categorie di pensiero. Pensiero che può andare ad altri aspetti, come questa chiesa sarà ancora in piedi fra 600 anni, l'umanità riuscirà a compiere questo compito, sarà ancora importante la musica, i valori musicali saranno così solidi da poter dare ancora importanza a questo messaggio. Oggi la musica vive anche di questo, di suggestioni, di immagini, di idee e potrebbe essere il medium verso qualcosa che di musicale o strettamente connesso al mondo musicale non ha nulla. Andrebbe bene lo stesso, anche perché abbiamo illimitate possibilità di ascolto e di ricerca e appunto di soddisfacimento, come dicevamo prima. Credo però che anche questa musica sia importante e che abbia un compito, anche se il compito può essere quello di allargare e di creare un dibattito su determinati aspetti, sul senso di certe cose. Se però da parte mia, studiando questo fenomeno particolare, questa esecuzione enorme, mastodontica da 640 anni di durata, e da parte vostra l'ascoltare questa storia è suscitato un pensiero in più, allora forse anche questa è arte. Poi la domanda diventa ancora più importante a questo punto, oggi. Cos'è l'arte? Sicuramente possiamo essere in disaccordo sulla definizione, però è un qualcosa che, prima di dare delle risposte, crea delle domande in più. Scrivete nei commenti se vi va cosa ne pensate e cosa credete riguardo a questo tipo di musica. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo presto su Tavolino Talk. Grazie.